Questo nome è come un monumento nel mondo dell'auto, in giro da 50 anni. E questa è la sua 11ª generazione e in questo video vi racconterò tutto quanto su di lei, dalla tecnologia allo spazio, ovviamente come va su strada. E ci sono anche diverse curiosità. Guardate qui. Da bravi giapponesi hanno lavorato di fino su un progetto già in circolazione da qualche anno e pensate che hanno anche installato, per alleggerire il peso, il cofano totalmente in alluminio, compreso anche un altro aspetto che vi farò vedere tra poco, e il peso su questa vettura è stato fondamentale, oltre all'efficienza. E se il cofano pesa il 43% in meno rispetto a prima, questo sistema ibrido ha una particolarità davvero unica, in effetti non ha un cambio di disposizione, quindi si utilizza sempre comunque un motore elettrico di trazione per dare motricità alle ruote anteriori. Hanno anche lavorato tantissimo però sulla parte termica, infatti il motore arriva a un'efficienza del 41%, praticamente un record. Come vi dicevo, il peso è un aspetto su cui hanno lavorato tantissimo, non solo davanti ma anche dietro, perché in effetti il portellone è stato costruito in resina ed è molto più leggero, più comodo da aprire e viene su tutto il portellone al posteriore in modo tale da avere un'ampia capacità di accesso proprio al vano di carico, che arriva a 410 litri di capacità minima. Gli interni sono stati completamente ridisegnati, come vedete, ma tra l'altro sono anche stati fatti in maniera molto intelligente, perché la bocchetta d'areazione prende tutta la larghezza della plancia e soprattutto permette di avere la reazione in maniera diffusa, in modo tale da poterla regolare senza però necessariamente averla in faccia o addosso, potrebbe dare fastidio. Ed inoltre un altro aspetto fondamentale ovviamente è sempre la parte elettrica e quindi la parte tecnica, perché la batteria di trazione è stata migliorata, è stata resa più efficiente, ma soprattutto con una maggiore densità energetica, più 46% con 72 celle per la batteria posizionata al posteriore. Per scoprire come va su strada a questo punto, mettiamoci al volante. Potreste però dirmi che quelli che avete visto però sono solo dettagli, in effetti avreste anche ragione, ma sono i dettagli a fare la differenza e soprattutto vi spiegano molto bene il concetto di sviluppo di un progetto, di un'automobile nello specifico, che permette appunto a questa generazione 11ª della Civic di portare tutto su un livello superiore. Ad esempio voglio iniziare con un classico 0-100, andiamo a mettere in sport la modalità, andiamo subito sull'acceleratore, il motore termico parte a pallettoni e mi porta da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi, ossia le prestazioni migliori di tutti gli altri propulsori presenti in gamma. Del resto abbiamo anche tanta potenza a disposizione, circa 175 cavalli, ossia 135 kW. Come vi raccontavo, non c'è un vero e proprio cambio su questa vettura, però in effetti quando andate a mettere in sport o semplicemente quando date fondo a tutta la potenza dell'auto, ebbene potete anche sperimentare una spinta da parte del propulsore pazzesca. Ma sentite, mamma mia, ti gasa tantissimo, tantissimo questo finto cambio CVT, perché in realtà non c'è un cambio, ma è sì una variazione continua, proprio perché effettivamente il motore elettrico permette di avere questa variazione continua sembra di guidare un 600 proprio a full gas, spalancato, buttare dentro marcia una dentro l'altra con un cambio sequenziale, oppure ancora semplicemente una macchina da rally. È pazzesco, è veramente divertentissimo poter dare fondo al gas e arrivare appunto ad avere queste prestazioni, questa sensazione di avere un motore con un cambio che è un tripla frizione, non lo so, è velocissimo. Pazzesco, veramente divertentissimo, ma volendo si può anche andare a togliere la modalità sport, andarla a mettere in normal o ancora in eco, e a questo punto il propulsore diventa molto più mansueto, evidentemente va ad enfatizzare tutta quella necessità di andare a consumare il meno possibile, che è appunto propria di questi motori, di questi tempi soprattutto, ma in generale non soltanto per le emissioni e i limiti che devono ovviamente rispettare anche i produttori stessi, ma anche per noi consumatori che poi andiamo ad acquistare una vettura che non ci va a fare un vero e proprio salasso ogni volta che andiamo dal benzinaio. E vi dico questo perché in questa prima anteprima siamo riusciti a percorrere circa 300 km al volante, quindi una buona dose di chilometri già in tanti ambiti diversi, moltissima strada extraurbana per carità, ma anche alcuni tratti urbani e alcuni tratti anche autostradali, e in questo caso sono riuscito a ottenere una media di consumo generale di circa 4 litri su 100 km, poco più, un risultato che comunque è
ottimo, perché veramente pensare su una vettura di questa categoria, 4,50 m, poter percorrere appunto più di 20 km con un litro, tranquillamente più di 20 km, quasi 25 con un litro, beh, è un risultato veramente eccezionale. Vi fa capire anche qual è stato proprio il livello di attenzione dato ai tecnici Honda a tutta la parte elettrica, che come sempre vi ricordo è quello che fa la differenza, perché vi permette di poter muovere la vettura in modalità soltanto elettrica. E quest'auto non deve essere ricaricata, allo specifico per tutti coloro che magari si stanno avvicinando al mondo dell'elettrico e dell'ibrido, scusate in particolare, però ecco, effettivamente qua non c'è da dover ricaricare la vettura, non è una ibrida plug-in, è un'ibrida di tipo full, si muove a velocità anche sostenute in modalità soltanto elettrica per il 70-80% del tempo, quindi davvero va a consumare pochissimo. Chiaramente, ecco, in questo caso, se io vado giusto appunto su una strada con 70 all'ora di limite, vado a rilasciare il gas, sono in modalità completamente elettrica, a questo punto mantengo la mia velocità di crociera, circa 70 orari, con il motore termico spento e il motore elettrico di trazione che mi permette di muovermi. Quindi in realtà abbiamo a disposizione un motore termico che è un range extender di fatto, perché effettivamente va a dare quella potenza in più quando serve, ma soprattutto va a dare quella carica extra alla batteria, che è posizionata al posteriore, che ci permette così di avere un sistema ibrido molto efficiente e anche davvero ben congegnato. E penso ai passi in avanti fatti da Honda fin da quando ho provato il primo sistema ibrido di questo tipo sulla Honda CR-V, sono stati abissali, veramente enormi, perché il primo, il CR-V, che appunto ha portato la soluzione EHEV, così chiamata appunto da Honda, beh, lo sentivi che era un po' acerbo ancora, moltissimo rumore di accelerazione, questo rumore del propulsore che entrava in abitacolo. Qua invece, tramite delle soluzioni tecniche specifiche sul motore, ma anche tramite una soluzione attiva attraverso l'impianto audio di cancellazione del rumore, quando si viaggia a bordo si sente praticamente niente, soltanto il rotolamento delle gomme, che comunque è anche ben isolato, quindi veramente non c'è nulla da riportare sul lato del comfort. Oggettivamente è una vettura molto comoda, molto piacevole e soprattutto silenziosa, cioè voi viaggiate e sentite davvero pochissimo arrivare dalla catena cinematica. Davvero un ottimo lavoro da questo punto di vista, che tra l'altro va anche a sottolineare appunto questo approccio di cui vi parlavo all'inizio, che è quello che secondo me va stressato di più, diciamo così, quando si parla di questa vettura, che è nata nel 1972. Io mi ricordo più già dalla quarta e quinta generazione, quindi dall'87, poi anche quella dopo dal 95, perché effettivamente poi io sono nato nell'89 e diversi genitori di amici avevano appunto la Civic, che è sempre stato un modello presente nel nostro mercato, soprattutto appunto probabilmente più da fine anni 80, con alti e bassi nella sua generazione, e questa nuova generazione va a riprendere tutto quello che abbiamo già visto precedentemente sulla 10ª generazione, e arriverà sì anche la Civic Type R sportiva termica, sarà l'ultima termica al canto del cigno, diciamo così, ma lo porta appunto su un piano di efficienza del tutto paragonabile a quello che è stato poi il 1600 precedente, comunque sulla generazione precedente, ma con prestazioni poi superiori anche per quel che riguarda i motori, il motore 1000 ad esempio, che aveva meno potenza e comunque consumava di più. Quindi qua in effetti sono riusciti a fare quello step ulteriore di potenza, garantendo appunto anche un'ottima piacevolezza di guida. Tra l'altro non si può dare una valutazione complessiva di una vettura se non si sanno i prezzi di quest'auto, e quindi vi ricordo che sul sito drivekey.it, cliccate sul link in alto a destra, troverete tutte le informazioni sul listino di questa vettura. Non vi dico i prezzi all'interno del video perché cambiano continuamente. Se vedeste questo video tra 6 mesi il prezzo probabilmente sarebbe diverso, giustamente ve ne dico uno, poi andate in concessionaria e ne vedete un altro. Insomma, ci sono troppe dinamiche diverse su cui purtroppo non abbiamo controllo, ma sul sito vengono sempre aggiornati continuamente, quindi li trovate direttamente lì, e tra l'altro trovate anche le offerte disponibili in questo momento con tutti i dettagli sulla vettura, e le potete anche poi confrontare le auto tra di loro per capire quale può fare al caso vostro, sia per quel che riguarda le dotazioni sia per quel che riguarda gli aspetti tecnici. Quindi cliccate sul link in alto a destra oppure qua sotto in descrizione per andare su drivekey.it. Tra l'altro vetture di questa categoria non possono ormai prescindere da una dotazione tecnologica che sia adeguata, e quindi parlo di ADAS nello specifico, oltre all'aspetto tecnologico legato proprio al sistema di infotainment di cui parliamo tra pochissimo, insieme alla mia considerazione più che altro sull'aspetto estetico e sul design della vettura. Ma in realtà poi per la parte di ADAS abbiamo a disposizione effettivamente tutto quello che serve per poter poi garantire comfort nei lunghi viaggi e sicurezza quando serve, quindi frenata d'emergenza automatica, controllo
dell'angolo cieco, chiaramente anche aiuto al mantenimento della corsia, perciò se mi avvicino troppo da una parte la vettura sterza, prima mi avvisa, ma sterza comunque mi riporta al centro della corsia stessa. Oppure se schiaccio il tastino sul volante, magari vado a mettere anche il cruise control di tipo adattivo, la vettura mantiene la sua velocità e soprattutto mantiene poi anche la corsia. Questo è fondamentale nei lunghi viaggi per potersi godere un po' al meglio appunto le lunghe tratte senza faticare più di tanto. Insomma, per chi ama questa tipologia di sistemi, io sono uno tra quelli perché viaggio moltissimo, quindi lo apprezzo davvero tanto. Beh, effettivamente questa è una mano in più. Vi ho parlato del motore, ma non vi ho ancora detto delle sue caratteristiche di base, ossia legate principalmente al motore termico, che è un 2000 a ciclo Atkinson, quindi un motore aspirato, anche qui cambiato moltissimo, sviluppato enormemente. Vi parlavo del 41% di efficienza termica. Tra l'altro questa volta, per scoprire i segreti di questa vettura, mi avvarrò anche di un ospite. Per capire poi i segreti di questo nuovo sistema Honda mi sono fatto aiutare da Kotaro Yamamoto. Hello, welcome. Hello. Ci aiuterà oggi a capire un paio di segreti, cose che di solito non si vedono e non si sentono, e quindi per avere appunto un quadro completo dello sviluppo di questa vettura ho qui 2 slide che ci sono state fornite direttamente da Honda e ce le facciamo spiegare. So, Kotaro, can you explain us what these mean actually? Okay, so this is basically the improvement of the battery. What Honda of course wants is to maintain the initial vehicle performance even after the lifetime of the car, so even after the battery has aged. And in order to do that, we have always reserved a quite big margin to assure the initial performance. Now, we have now analyzed very carefully all the data from the market, how the batteries are being used, and how also the sophisticated control logic of the intelligent power unit has influenced the lifetime of the battery. And we are now confident to actually minimize the margin. And this allowed us to increase the amount of usable capacity. And this brings the benefit that we have now much more electric energy available to be used for electric assist power. Okay. So on the left we see the previous generation capacity battery actually. So we have a bigger margin. So on the right now we see the smaller battery, that's correct, with less margin. So you can use pretty much all the battery capacity to give power and support the ICE engine. Exactly. So we are using a smaller battery but with a bigger usable capacity. Okay, perfect. And speaking about the ICE engine, these graphs are really interesting and not so easy to understand, but you can help us. Yes, these graphs indicate the so-called engine efficiency. The engine efficiency map shows very well how efficient the engine is working. And on the left side, this is a classic port injection engine, and on the right side you see the engine efficiency map of the new direct injection engine. And what you can immediately recognize is that the blue area, which is the very high efficiency area, which is increasing significantly. This comes, of course, from the direct injection system because it is improving the cooling performance of the cylinder, and this allows us also to operate the engine in a wider range very efficiently, because also the knocking limit is pushed away to higher engine loads and higher engine speed. So you now can control much better with direct injection the fuel inside the cylinder. Exactly. Okay. So you want to be always in the most blue area of this graph. So which is pretty much at 70% of the load. Yes. At 2000 RPM. Exactly. So you can do that with the ECVT transmission. Yes, the so-called ECVT, which is not a CVT gearbox, but the system is called ECVT. This is the generator and the electric motor. The Honda hybrid system, it works in a way that the car is driven by the electric motor. And while the car is driven by the electric motor, the electric energy is supplied directly from the generator. Okay. And this generator is driven by the engine. So the engine and the wheels,
they are basically separated. And this is the big advantage, because while we are driving with the electric motor, we can operate the engine independent from the driving speed. Okay. So even if we are driving fast, we can operate the engine in a very fuel efficient area, in this blue area. And if the energy is not enough to drive the car in this speed, we provide the additional energy from the battery. And if, for example, the energy is too much, we are creating by operating the engine in this blue area, then we just store the excessive amount of electric energy in the battery to be used for the next acceleration. Okay, cool. Thank you very much. This is very useful to know for also all the people who want to buy the Civic and also want to understand how this system works. Thank you very much. Thank you. Abbiamo capito un po' di più come funziona questo sistema e a questo punto niente, torniamo su strada per concludere il nostro test drive. Ebbene, anche questo aumento nelle dimensioni, ma soprattutto nel passo, permette alla vettura di essere più stabile alle alte velocità. Questo di base è quello che avviene appunto quando si allunga il passo, quindi si perde un pochettino di agilità, ma si guadagna in stabilità. In effetti questa vettura, poi abbiamo avuto possibilità di testarla anche su un percorso più tortuoso questa mattina e si comporta molto bene, anche se non è una vettura sportiva e marcatamente sportiva, quindi è piacevole, sia da guidare, molto stabile, molto sicura. È una vettura che ha uno sterzo davvero velocissimo, effettivamente è molto rapido nel dare cambi di direzione. Avrei preferito avere un pochettino più di connessione tra lo sterzo e le ruote anteriori, perché in effetti quando si danno i primi gradi volante la vettura sembra quasi avere un attimo di esitazione nel primo millisecondo proprio di ingresso in curva, ma sono veramente dettagli. In realtà poi chi cercherà quest'auto cercherà una vettura spaziosa, pratica, da utilizzare tutti i giorni, con sospensioni che assorbono molto bene, con movimenti della vettura molto ben controllati, che permetta quindi di godersi lunghi viaggi, di poter avere la vettura adatta per tutta la famiglia e poter avere appunto livelli di consumo bassissimo, e poi quando si apre un pochettino più la strada, a quel punto si può andare direttamente a godersi questo cambio pazzesco, perché effettivamente, come vi dicevo, non c'è un cambio, però effettivamente ti vai a godere un po' questa potenza, questa erogazione di 315 Nm di coppia, che tra l'altro, nota, sono anche superiori rispetto ai newtonmetri erogati dal precedente 1600 diesel. Per la nuova generazione di Civic le modifiche sono tante a livello meccanico, ma anche a livello estetico, perché il design si è evoluto diventando più elegante e lineare. Sviluppato in orizzontale, il frontale mostra ora gruppi ottici che appaiono più stretti e taglienti rispetto a prima, grazie all'uso di elementi luminosi sottili. Al posteriore invece il cambiamento è radicale, visto l'arrivo di una nuova fanaleria orizzontale. Il design è secondo me molto riuscito, ma fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Per la nuova generazione di Civic le dimensioni sono aumentate ed è aumentato anche il passo, cioè la distanza tra la ruota anteriore e posteriore, più 35 mm, per garantire maggiore comfort agli occupanti, soprattutto posteriori. All'interno la plancia ha uno sviluppo orizzontale ed è totalmente diversa rispetto alla precedente Civic, molto più curata, attuale e ricercata di prima, grazie all'uso di materiali morbidi nella parte alta. Si confermano ottimi gli assemblaggi, solidi così come lo erano anche nella vecchia Civic. Sull'allestimento Advance poi il display del guidatore è ora dotato di un LCD HD a colori da 10,2 pollici per una migliore visibilità e più informazioni. Non manca poi la tecnologia, perché la nuova Civic offre un infotainment essenziale e non certo l'ultimo grido in fatto di grafica, però il touchscreen centrale è stato ingrandito e portato a 9 pollici ed è stato sollevato per ridurre al minimo il movimento degli occhi. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto Wireless per rimanere sempre connessi durante il viaggio. La resa è la stessa sperimentata su Honda HR-V, di cui trovate la recensione sul link in alto a destra, e cioè semplice, abbastanza rapida e intuitiva. Insomma, questa 11ª generazione della Civic prende un po' tutto quello che era il DNA della vettura e lo porta a un nuovo livello, sia per quel che riguarda l'aspetto tecnologico, sia per quel che riguarda anche l'aspetto di efficienza. E in effetti abbiamo visto tanti piccoli miglioramenti, tanti piccoli affinamenti che vi fanno capire e vi fanno anche, secondo me, stare tranquilli su certi aspetti di affidabilità legati proprio al produttore giapponese, che è un marchio di fabbrica da questo punto di vista, perché è appunto sinonimo di efficacia
di efficienza e di affidabilità quando si parla poi di portare su strada dei prodotti. Quest'auto è veramente divertentissima, io mi diverto ancora un pochettino su questa strada dove trovo questi lunghi rettilinei in cui godermi questa sinfonia in accelerazione. Non so perché sto facendo tutto questo con una Civic ibrida, ma va bene, siamo arrivati alla fine della giornata, siamo stanchi, ma voi siete arrivati alla fine di questo video e se vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale e se volete sapere qualcosa di più andate direttamente sul sito per avere maggiori informazioni. Alla prossima, ciao! Troppo divertente.